Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore nei prossimi giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere la visione del pettegolezzo sacro più la visione sciamanica, sia che tu abbia già una persona nel cuore o che ancora l'amore non abbia avuto un volto fino a questo momento. Vediamo cosa sta per accadere. Allora, apriremo subito 5 carte. Allora, carta 1, l'evento che sta arrivando. Ah, un bel re di coppe abbiamo qua. L'archetipo perché arriva. 9 di bastoni. L'energia che si sblocca. Tanta pesantezza, 10 di bastoni. Quali sono i confini, le resistenze, la prova? L'autosufficienza emotiva, 9 di denari. Quinta carta, l'incarnazione, la chiusura sciamanica, un bellissimo 6 di bastoni. Ti dico già, questa lettura è bellissima. Allora, c'è per te una persona che qua sa perfettamente gestire le sue emozioni, è un grande sciamano delle emozioni. Qua, per esempio, se sei single, nei prossimi giorni qualcuno potrebbe mostrarsi molto affascinante, sicuro, emotivamente maturo, però non si svela ancora del tutto, te lo dico. Allora ti dico, se sei single, osserva ogni tua mossa e anche rispetto a quello che questa persona ti provoca, perché ti dico, questa persona legge le tue energie, sta decidendo come avvicinarsi, ha una grande struttura emotiva. Se sei in coppia qua, il tuo partner potrebbe mostrarsi molto attento, molto comprensivo. Però ciò che fa emergere non è tutto ciò che sente, lo vediamo carta a carta, ecco perché ho voluto aprirle tutte, no? Cioè vedo che c'è una persona che ti desidera, ti ammira, però aspetta il momento giusto per muoversi. Il classico ti voglio ma non voglio spaventarti, capito? E tu questa cosa la percepisci chiaramente. Nella visione sciamanica il re di coppe è l'energia del cuore padrone di sé, che invita a riconoscere chi ha equilibrio e chi invece gioca con le emozioni. Cioè non ti dico solo cosa accade, ma anche qual è la sfumatura dell'evento, capito? L'altra persona è un po' in modalità difensiva col 9 di bastoni, quasi non pronta all'azione, te l'ho detto prima perché. Per esempio, se sei single, questa persona ha questo desiderio di muoversi verso di te e potresti vedere attraverso i suoi sguardi, piccoli gesti che rivelano questo interesse, no? Se sei in coppia c'è un po' di resistenza, però c'è anche determinazione a non lasciarsi sfuggire ciò che conta. Cioè qua chi ti vuole sta calcolando i tempi, sta controllando le reazioni, e sente questo bisogno di farsi avanti. Questo 9 di bastoni rappresenta una certa resilienza, ma anche protezione, no? È l'energia che permette di affrontare le prove senza spegnere il desiderio, capito? L'energia che si sblocca è un peso, cioè arriva una svolta liberatoria. Per esempio, se sei single, nei prossimi giorni qualcuno potrebbe fare un passo concreto, togliendosi proprio un peso che lo bloccava. Cioè l'amore arriva qua con gesti decisi, anche se faticosi, però decisi. Invece se sei in coppia, delle piccole tensioni precedenti si risolvono del tutto e l'altro mostra impegno reale. Cioè qualcuno qua ti vuole davvero, però prima deve liberarsi di altri vincoli o da altri pensieri. E questo rende la sua mossa molto più autentica, molto più desiderabile, no? Questo 10 di bastoni nella visione sciamanica ci insegna che solo liberandosi dal peso del passato si può accogliere l'amore pienamente. E qual è la prova, la soglia? L'autonomia emotiva. Cioè, se sei singolo, l'altro è attratto da te, ma deve rispettare la tua indipendenza. Per esempio, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei segnali di interesse concreti, ma anche delle prove per capire se sei veramente disponibile.
Se sei in coppia ci sono delle piccole sfide o gesti di autonomia, cioè la persona che ti interessa testa il tuo spazio per confermare se siete veramente compatibili, cioè è importante questa autonomia emotiva. Perché nella visione sciamanica il 9 di denari rappresenta l'equilibrio, l'autonomia, la responsabilità e ti dice che l'amore vero arriva quando entrambi mantengono integrità e indipendenza, capito? Non la vittima, non la dipendenza emotiva dell'altro. E che cosa mi dice il 6 di bastoni? Una carta bellissima. L'amore qua trova concretizzazione e visibilità per te in questi giorni. Per esempio, se sei single, qualcuno arriva con questi gesti chiari, riconoscimento di te, ti ammira e la persona che ti vuole non si nasconde più, ti osserva, ti fa sentire desiderata o desiderato. Invece se sei in coppia hai proprio il riconoscimento reciproco, la celebrazione della relazione in vista, ok? Nella visione sciamanica il 6 di bastoni è proprio il trionfo del cuore che sa attrarre ciò che merita, e il tuo potere è magnetico e ti porta questo amore chiaro, tangibile, rispettoso, davanti a tutti, mi dice, va bene? Vediamo di metterci le specifiche. Re di coppe, la morte, 9 di bastoni, regina di bastoni, 10 di bastoni, 8 di bastoni, tutto si sblocca qua, dovuto a un grande cambio che c'è stato, 9 di denari, la luna, si ha un po' paura di perdere la propria indipendenza emotiva, ma l'amore è reciprocità a partire da una base solida interna, capito? 6 di bastoni, il papa, accipicchia. Allora, io ti dico che nei prossimi giorni quella persona o qualcuno si muoverà verso di te in modi che non ti aspettavi, mostrando veramente un grande cambiamento interiore avvenuto. Ehm, allora, per alcuni di voi, ti dico questa cosa, per alcuni di voi qualcuno che ti interessava potrebbe ritirarsi oppure trasformarsi in modo inatteso. Questo è il preludio a un nuovo arrivo più vero, più autentico, perché è una bellissima stesa, già te l'ho detto. Nella visione sciamanica la morte qua è il passaggio, il rito di trasformazione, cioè serve a lasciare andare ciò che non serve più e aprire lo spazio per ciò che è autentico, capito? E infatti l'altro è pronto, ma non senza carisma e strategia, cioè sa quando deve fare le cose. Per esempio, se sei singolo, la persona che ti osserva è sicura di sé, sa quello che vuole, però vuole assicurarsi che tu sia all'altezza del suo fuoco, un po' così. Quindi nei prossimi giorni potrebbe mandarti dei segnali un po' calcolati, sai, messaggi seducenti, gesti intriganti. Cioè qua vedo che qualcuno ti vuole fortissimo, ti osserva e sta preparando un'entrata trionfale, proprio come la regina di bastoni, no? Nella tua vita. Quindi sta valutando tempi, modi, però la sua energia è già molto accesa e magnetica nei tuoi confronti, eh? E la regina di bastoni porta a livello di visione sciamanica il fuoco creativo e seduttivo, la passione matura, la passione consapevole, no? E questo 10 di bastoni con la specifica dell'8 di bastoni mi dice che la persona che ti osserva da lontano adesso si muove velocemente, non più indecisioni, la situazione si sblocca, si muove verso un incontro, una dichiarazione, un gesto sacro. Quindi se sei singola la persona si fa avanti in modo deciso, l'energia scorre veloce, quasi impetuosa dopo tutto sto carico, no? Invece se sei in coppia ti dico che, come ti ho detto anche prima, che le tensioni o i carichi emotivi si risolvono molto rapidamente con dei gesti concreti e delle comunicazioni immediate, capito? L'energia fluisce liberamente, mi dicono. Questa luna sul 9 di denari, cioè, è la prova, il regno della seduzione e della prova emotiva, cioè la persona che ti osserva ti studia attentamente, valuta le tue reazioni e gioca un po' con te senza esporsi del tutto. Questa non è manipolazione, è energia di seduzione, è passione, è attrazione intensa. Ecco perché la luna ti insegna a fidarti dell'intuito, a leggere tra le righe, perché ciò che sembra confuso è in realtà energia pronta a manifestarsi pienamente.
Quindi se sei singolo con il 9 di denari nei prossimi giorni qualcuno potrebbe mostrarsi un po' ambiguo, nascondere un parte delle sue emozioni. E invece se sei in coppia ci possono essere dei piccoli inganni o dubbi che emergono, ma che servono a testare la sincerità e la profondità del legame, ok? E poi abbiamo Dulcis in Fundo, un finale trionfante. Qua c'è riconoscimento, stabilità e concretezza. E la persona che ti ama, ti ammira, ti desidera, non nasconde più nulla e si fa avanti con equilibrio, con rispetto. Il Papa qua chiude proprio il rito dicendo che l'amore arriva con saggezza, con struttura, autenticità ed è pronto a radicarsi nella tua vita reale. Per i single, qua ragazze mie ragazzi, nei prossimi giorni arriva qualcuno con gesti chiari, con delle dichiarazioni, che è pronto a portare la sua energia in sintonia con la tua. Invece se sei in coppia c'è solo la conferma del legame, con rispetto, cura, guida reciproca, mi spiego? Quindi qualcuno nei prossimi giorni cambia modalità sorprendendoti. Qualcuno ti osserva con passione e carisma. L'energia si sblocca e corre verso di te. C'è seduzione, prova e mistero. E poi l'amore si concretizza con rispetto e chiarezza con il Papa. Vediamo un po' cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Ti sto manifestando, c'è la grande manifestazione di questa bellezza di cui ti ho parlato prima, che l'amore si concretizza con il Papa. Ti sto manifestando, sì. Qua parliamo di amore maturo, mettiamone un'altra sul Papa. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Qua è una persona molto saggia, molto matura che si dà conto delle vostre differenze che non rappresentano una diminuzione come potrebbe esserlo in altre relazioni meno mature, no? Ma le differenze si incontrano come yin e yang, cioè ogni differenza arricchisce l'altro. Questa persona è consapevole del valore che la relazione, lo scambio tra di voi arricchisce entrambi, individualmente, 9 di denari, capito? È una bellissima stesa questa, te l'avevo già detto prima. Ragazze mie ragazzi, io non aggiungo nient'altro e concludo qui, mi raccomando praticate su voi stesse, su voi stessi e studiate e realizzate l'amore che vi appartiene per diritto naturale. Guardatevi anche la vostra, siccome qua c'è il Papa, guardatevi l'anima gemella per la bilancia che ho messo nella playlist, perché qua c'è una cosa interessante. Guardati il video, quel video lì e poi mi dici. Detto questo ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!